Benvenuti sul mio canale. Il progetto di oggi è un progetto un pochino diverso. Ho realizzato questo segnalibro un po' particolare, un po' luccicoso. Prima di tutto perché ho utilizzato il filato gioiello, seconda cosa perché poi l'ho rifinito con questa base con i cristalli. È un progetto comunque facile e originale, potrebbe essere già un'idea regalo se vogliamo essere proiettati già verso il Natale. Prima però di lasciarvi il materiale occorrente e dal video tutorial, vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, commentate e condividetelo. Per questo progetto avremo bisogno del filato e ho usato questo filato gioiello color azzurro polvere numero 6, quello più sottile. Questo l'ho preso al mercato, però sicuramente sul sito Temu o sul sito Tessiland sicuramente troverete una buona alternativa a questo filato. Dopodiché avremo bisogno di cristallini da 4 mm. Avremo bisogno anche di una base. Sicuramente avremo bisogno di un uncinetto, in questo caso l'1,5, un ago in filaperle, una forbice, colla per bigiotteria facoltativa, un ago da lana, lo uso per nascondere le codine e fare i nodini, però se siete abituati con l'uncinetto va bene l'uncinetto, e facoltativo un metro da sarta per misurare poi il cordoncino tra il nostro fiorellino e la base con i cristalli. Inizio col mio ago in filaperle ad infilare i cristallini. Ne ho preparati una quarantina circa. E li infilo uno a uno. Se ce li avete già sul filo potete infilarli prendendoli direttamente dal filo. Ci vediamo quando li ho infilati tutti. Una volta infilati i cristalli, lascio un pezzetto di filo e vado a fare un anello magico. Dopodiché salgo con 3 catenelle e vado a fare altri 15 punti alti. Devono essere un totale di 16 compreso le 3 catenelle. 5 e vado avanti finché sono arrivata a 16. Raggiunto il totale di 16 punti, tiro bene l'anello e vado a chiudermi con un punto bassissimo. Dopodiché salgo con 3 catenelle, che saranno il mio primo punto alto. Prendo il filo, entro nel punto successivo, vado a fare un altro punto alto. Aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nel punto che viene dopo, faccio un punto alto, entro nel successivo, faccio un punto alto, faccio le mie 2 catenelle di separazione, entro nel punto che viene subito dopo, punto alto, mi sposto nel successivo, faccio un punto alto, aggiungo 2 catenelle di separazione e vado a coprire tutto il giro facendo gruppi di 2 punti alti su 2 punti alti, quindi un punto su punto separato da 2 catenelle. Ho riempito tutto il cerchio di gruppi di 2 punti alti e sono in prossimità della chiusura del giro e quindi andrò a chiudere questa maniera. Faccio una sola catenella, dopodiché entro nella terza catenella partendo dal basso, quelle di inizio giro, e faccio un punto basso. In questo modo siamo già più o meno a metà archetto. Dopodiché salgo con 3 catenelle, rientro nello stesso archetto di base e faccio un punto alto.
mi sposto nell'archetto successivo e lavoro 2 punti alti, 3 catenelle, rientro nello stesso archetto di base e faccio 2 punti alti. Mi sposto nel prossimo archetto, quindi salto i 2 punti alti del giro sottostante e lavoro la stessa sequenza, quindi 2 punti alti, 3 catenelle, rientro nello stesso archetto di base e faccio 2 punti alti. Ripeto un'altra volta, prendo il filo, entro nell'archetto successivo, lavoro 2 punti alti, 3 catenelle, rientro e lavoro 2 punti alti e vado a coprire tutto il giro in questa maniera. Ci vediamo quando sono arrivata a fine giro. Sono arrivata all'ultimo archetto che avevo vuoto, ora dobbiamo andare a terminare il primo archetto, cioè l'archetto da dove abbiamo cominciato. Infatti abbiamo iniziato con soli 2 punti alti, al posto di 2 punti alti 3 catenelle e 2 punti alti. Quindi cosa faccio? Mi sposto nell'archetto successivo, vado a concludere la sequenza facendo 2 punti alti, 3 catenelle e vado a chiudermi con un punto bassissimo, non sulle catenelle, sul punto alto. Qua al posto di entrare nella terza catenella partendo dal basso, entro proprio nel punto alto, chiudo con un punto bassissimo, in questo modo la chiusura si vedrà un po' meno. Dopodiché mi sposto nel punto successivo, cioè alla metà praticamente tra i gruppi di 2 punti alti, e mi sono spostata con un punto bassissimo. Ora salgo con una catenella che andrà in sostituzione del mio punto alto. Entro nell'archetto formato dalle 3 catenelle e vado a realizzare 9 punti alti. Una volta terminati i 9 punti alti vado a chiudermi in questo punto qui, alla metà esatta tra i gruppi dei 2 punti alti e vado a fare un punto basso. Dopodiché mi risposto nell'archetto che trovo subito dopo e vado a fare il mio gruppo di 9 punti alti. Fatto il nono punto alto, mi inserisco qua in mezzo, quindi lascio perdere il punto numero 1, numero 2, entro in quello successivo qua in mezzo e faccio un punto basso. Dopodiché riparto con la sequenza. Vado a fare i miei 9 punti alti, dopodiché quando ho terminato il nono punto mi sposto con un punto basso tra i gruppi di 2 punti alti, via via fino a finire il giro. Ci vediamo quando ho terminato il giro. Ho riempito anche l'ultimo archetto, ora vado a chiudermi con un punto bassissimo nel primo punto disponibile, che è poi la catenella di inizio giro. Dopodiché vado a lavorare un giro di punti bassissimi, però nella costa dietro del punto, per quel che riguarda i punti dentro gli archetti. Il punto basso invece lo prenderemo intero. Andiamo a vedere come. Qui inizia il mio primo punto alto, apriamo bene in modo da non perderne qualcuno e faccio un punto bassissimo nella costa dietro. Praticamente entro nella metà della catenella
Guardandola dall'alto, entro, prendo solo la costina che ho dietro e faccio il punto bassissimo. E questo è il nono punto. Qui ho il punto basso, entro nel punto, lo prendo intero e faccio il punto bassissimo. Dopodiché mi sposto e vado avanti a lavorare i miei 9 punti bassissimi in costa dietro. Terminato l'ultimo punto, qui ho il punto basso, entro nel punto, lo prendo intero e faccio il punto bassissimo. Dopodiché mi sposto sui punti alti e ripeto l'operazione. Andiamo avanti a lavorare tutti i petali fino all'ultimo, poi ci vediamo per vedere come continuare. È un consiglio che vi do: è quando lavorate punti bassissimi sui punti alti, contateli, perché è facile farsene scappare qualcuno, quindi è meglio contare, almeno siamo sicuri di averli ripassati tutti. Ho ripassato tutti i gruppi di 9 punti alti con i punti bassissimi, ora vado a chiudermi nel primo punto utile con un punto bassissimo. A questo punto vado a fare una serie di catenelle, ne farò una quindicina di centimetri, le faccio poi vi dico quante ne ho fatte in tutto. Alla fine di catenelle ne ho fatte 60 per un totale di 15 centimetri giusti. Fatta la mia serie di catenelle, vado a prendere la base, la inserisco tra il filo e le catenelle, la blocco con una catenella, salgo con un'altra catenella e la vado a ricoprire di punti bassi. Quindi vado avanti a fare punti bassi finché non riempio la base. Probabilmente ce ne vorranno circa una trentina per questa base. Vado avanti e ci vediamo quando l'ho ricoperta del tutto. Ho ricoperto la base, in tutto ho fatto 32 punti bassi. Adesso vado a chiudermi nel primo punto utile con una catenella. Dopodiché salgo con un punto bassissimo sulla catenella, ci agganciamo praticamente. Vado nella prima catenella utile e faccio un punto bassissimo. Questa sarà in sostituzione della catenella iniziale del nostro giro e giro il lavoro. Vado a prendere un cristallino, lo blocco con una catenella, entro nel punto successivo e faccio un punto basso. Vado a prendere un cristallo, faccio la mia catenella, salto un punto di base e faccio un punto basso. Vado a prendere il cristallo, faccio la catenella, salto un punto di base e faccio un punto basso. Di nuovo avvicino il cristallo, lo blocco con una catenella, salto un punto di base e faccio un punto basso e vado a ricoprire tutto il cerchio con questa lavorazione. Sono arrivata in prossimità della catenella, vado a inserire l'ultimo cristallo, con una catenella, ho bloccato l'ultimo cristallo, ora entro con un punto basso nell'ultimo punto utile e vado a chiudermi con un punto bassissimo sotto il cristallo iniziale. Una volta chiuso il giro mi aggancio di nuovo alla catenella
e faccio il mio punto bassissimo. Una volta chiuso il lavoro, vado poi a fare una serie di punti bassissimi lungo tutta la catenella. Operazione facoltativa se avete usato un filato più grosso del mio, oppure vi va bene come il risultato finale, potete anche non fare questo lavoro. Quindi per ogni catenella che ho a disposizione vado a fare un punto bassissimo. Questo è l'effetto finale, resta un po' più sostenuto il cordoncino. Ci vediamo quando ho terminato le catenelle. Ho terminato il mio cordoncino, sono entrata qui da dove sono partita con un punto bassissimo. Dopodiché faccio la mia codina la mia catenella di sicurezza, taglio il filo, prendo il mio ago da lana e vado a chiudere le codine. Prendo il filo, lo faccio passare dal punto che ho subito vicino e lo porto sul dietro del lavoro. Dopodiché vado a fare una serie di punti asola per bloccare il tutto e farò passare il filo tra i punti come se fosse un filo normalissimo, come se fosse un lavoro fatto di cotone. Metterò comunque un puntino di colla perché è un filato che tende a scivolare, quindi un pochino glielo metto lo stesso. Dopodiché vado a prendere il filo di quando abbiamo iniziato e lo faccio passare 2 o 3 volte tra i punti in modo da fermare bene l'anello magico. Faccio un punto asola comunque, 1 o 2 punti asola. Prima di fare questo lavoro assicuriamoci che l'anello magico sia al massimo della sua chiusura. E dopodiché vado a fare un paio di giri passando attraverso i punti, e quando avrò finito mi metterò un puntino di colla. Ecco, ho fatto il primo giro, dopo ripeto l'operazione e ci vediamo quando ho terminato. Ed ecco il nostro segnalibro finito, un lavoro davvero facile. Adesso vi dico un po' di numeri. È lungo in tutto 23 centimetri, di cui 6 sono il fiore. Per quel che riguarda i cristalli che ho inserito nella base sono 16. Questo è il risultato con il filato numero 6. Avevo iniziato a farne uno con il filato numero 9 e in proporzione questa è la differenza. Quindi più spesso il filato, più grande vi verrà il progetto. Ovviamente con il 12 vi verrà ancora più grande. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più. E se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni tra l'altro vi lascio il link di tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.